Liverpool is one of the top teams in Europe. They reached the final of the past year. I think that they found at the end of the last season continuity in his play, in his organization. And, they started really well this season. Absolutely, without doubt, is one of the best teams in Europe in this moment. And also in a good condition physically. They are able to play a match with strong intensity, and I think it will be the same tomorrow. Ci può dire cosa ne pensi dell'inizio di campionato del Liverpool, come ha iniziato questa parte di stagione venendo dalla precedente dove è arrivato fino in finale? Quanto pensi sia forte, a che momento è arrivato, quanto è forte questa squadra? Ma sicuramente è una squadra che è migliorato parecchio, è riuscita ad arrivare in finale l'anno scorso, sta giocando con molta continuità, è una squadra che è organizzata molto bene. Hanno ricominciato un'altra stagione bene come l'hanno finita, credo che ormai sia diventata tra le migliori squadre che ci sono in Europa. Hanno un'ottima condizione fisica e proprio con quella condizione fisica riescono ad affrontare queste grandi sfide. Carlo, just a quick question on Mo Salah. Do you see tiredness in Mohamed Salah this season compared with last season and obviously the World Cup? Is he not quite at top form? But I don't know. I don't know if he's 100% or if he's not, or if he's 80%. I think that it doesn't change the quality and of the players, and so it will be always a dangerous opponent. Una domanda su Salah, che cosa ne pensi, se lo vedi stanco dopo la lunga stagione con Champions League l'anno scorso e anche la Coppa del Mondo? Non saprei se al momento sta al 70 o all'80%, ma non cambia il fatto che comunque sia un giocatore di grandissima qualità e sarà sempre pericoloso. Probabilmente sarà inevitabile, magari rispetto anche alla partita di Torino, fare dei cambi in caso. Qual è il dettaglio che guiderà le tue scelte in questi possibili cambi domani sera, e quale può essere il dettaglio che magari il Napoli ha in canna per avere ragione di un Liverpool che è comunque una squadra molto intensa, fisica, che gioca in ripartenza? Dunque le scelte sono esclusivamente legate al fatto che, della condizione fisica. Se i giocatori che hanno giocato sabato hanno recuperato totalmente, possono avere sicuramente le stesse possibilità di giocare, perché come ho detto sarà una partita ad alta intensità, cioè non è che vogliamo fare una partita ad alta intensità, ci sarà imposto di fare una partita ad alta intensità, e penso che da un punto di vista fisico siamo pronti, e lo abbiamo dimostrato anche credo contro la Juve, giocando in 10 senza problemi, come se fossero in 11 dal punto di vista fisico. E dopo la partita, come ho detto, dobbiamo avere la capacità, con coraggio, con personalità, di fare quello che prepariamo, perché penso che gli possiamo creare delle difficoltà, e di gestire inevitabilmente i momenti in cui loro avranno il predominio. Credo che è tutto lì, e naturalmente particolare attenzione ai contrattacchi, perché se tu vuoi attaccare devi fare un attacco intelligente, perché altrimenti ti fanno male. It's inevitable that you will have to make some changes from the game from I guess Juventus. So what will motivate your changes tomorrow? What can Napoli do to give problems to these Liverpool? My rationale for change will always be fitness condition. But those who have recovered in the last 3 days and they are fully ready, they will be able to play. Of course, it's going to be a high-intensity game. It's not a choice. It's just what the game will turn to be. But we are ready. We have shown that we're physically ready, especially in the last game against Juventus. In the last part of the game, we were one man down for many minutes. So, but again, we need to put personality on this game. And show what we prepared for during the week, and try to give them as many problems as possible, still being careful on their counter-attacks. So if we need to attack, we have to be smart, because otherwise they can hurt us. Gazzetta dello Sport. Buongiorno a tutti, parto da Lorenzo, poi ne ho una per il mister.
Prima della partita con la Juve, Lorenzo Insigne era per tutti il miglior calciatore italiano, l'uomo del momento, stava molto bene. Con la Juve magari non hai fatto benissimo, sono piovute anche tante critiche, no, sulla tua prestazione. Volevo capire se sei stanco di questa alternanza di giudizi e se in qualche modo la vuoi respingere al mittente dando una grande continuità alle tue prestazioni di alto livello, perché magari forse è quello che è il definitivo salto di qualità che puoi fare. Io penso che le critiche fanno parte del nostro mestiere. Io penso sempre a lavorare bene e migliorare giorno dopo giorno. Ci sta che siamo umani, ci sta a sbagliare una partita. Io non mi interessa tanto chi mi critica oppure chi dice che non ho giocato bene. Io sono consapevole che sabato di non aver fatto una delle migliori prestazioni, però sono sereno e in questi giorni ho lavorato bene per arrivare bene alla partita di domani. Poi ti ripeto, chi mi critica, io accetto le critiche e vado avanti perché fanno parte del nostro mestiere. Before the Juve game, you were considered one of the best players, definitely one of the top players at the moment in condition in the Italian league. Right after the game, there were a lot of criticism for your performance. Are you tired of these alternatives of different critics? Being criticized is just part of our work. I know that it's part of what we do. I can only work well. Try and improve, and at the end of the day, we're human. We can make mistakes, but they don't affect me. These critics, I can accept them, but they don't really affect me. So I know it wasn't one of my best performances, but I worked really hard during this week to change the course tomorrow. Le chiedo se la partita di quest'estate può rappresentare, tra virgolette, un punto di partenza vantaggioso per il Napoli, cioè c'è tutto quello che forse la sua squadra non deve fare, c'è tutto quello che le è servito anche per modificare qualcosa, no? Sistema di gioco, ma anche da quella gara non abbiamo mai più visto insieme Hamsik e Ruiz, ad esempio, nelle partite ufficiali. Può essere quello un punto di partenza per la sfida di domani? No, è un'esperienza che abbiamo vissuto con quella squadra lì. È vero che quella partita lì ci ha insegnato tante cose, soprattutto come non giocare contro il Liverpool, e certamente diciamo, quel tipo di strategia non sarà attuato. Come ho detto anche dopo la partita è stata un po' una forzatura, perché era una partita amichevole, quindi era inutile, diciamo, focalizzarsi troppo sull'avversario e trascurando quello che volevamo fare e le impressioni che abbiamo avuto da quella partita, che poi Hamsik e Rui non hanno più giocato insieme, è stata una casualità. Hamsik e Ruiz possono benissimo giocare insieme e giocheranno. The friendly game of this summer, when he played against Liverpool, can he be considered everything shouldn't be done going into the match tomorrow? So it could be a good indication, and the fact that we have seen that the team has changed considerably. On some of your choices as well, like for example we never seen Hamsik and Fabian Ruiz playing together. Could it be a starting point going into tomorrow's match? Well, definitely it was definitely an experience for us. We learned the lesson and know how to play when you face Liverpool. Of course we were not going to have the same strategy tomorrow, but I wouldn't read too much into that because it was a friendly game and we weren't too much focused just on opponents, but also on what we wanted to do. And what you said about Fabian Ruiz and Hamsik not playing together, I think it's just coincidence, nothing to do with that. Una in una faccio. Lorenzo, a 5 anni dal primo gol in Champions, cosa ti serve ancora per diventare una stella di livello internazionale? Sinceramente non lo so, però io 5 anni fa ho fatto l'esordio in Champions, ho fatto proprio contro Klopp un grande gol. Spero di ripetermi anche domani. Poi non lo so ancora cosa mi manca, però io ti ripeto, come ho sempre fatto, lavoro sempre duro ogni giorno per cercare sempre di migliorare. Poi ti ripeto, non lo so cosa mi manca, però io spero, non mi manca ancora tanto, però continuo a lavorare, cercherò sempre, anche quando arriverò al top, di migliorare, cercare sempre di migliorare sempre di più. It's 5 years since your last goal in Champions League. Could it be a good occasion for tomorrow to change your course?
I still remember that my debut in Champions League was against one of Klopp's team, and I scored in the game, so that's definitely a good memory. But from my perspective, I work out every day. You try to improve. I don't know how far I go from reaching the top, but all I can say is I work really hard to get there. Carlo, cosa è successo a Torino dopo i primi 20 minuti, direi di assoluto livello, e cosa poi è risuccesso dopo che la squadra si riaspetta, cioè che è stata capace di riaccendersi? È successo che credo che i vantaggi che abbiamo avuto nella fase iniziale è stata, diciamo, una pressione alta, il fatto che siamo riusciti a recuperare palle, che non abbiamo dato la possibilità alla Juve di esprimere le sue qualità. Dopo è successo che ci siamo intimoriti un po', ci siamo abbassati un po', abbiamo cominciato un po' a sporcare l'uscita, grazie soprattutto perché loro hanno cominciato a pressare un po' più alto, e questo non ci ha permesso di esprimere tutte le nostre qualità, che poi sono saltate fuori nel momento in cui siamo rimasti in 10, quando tutto sembrava perso. Forse c'è stato, diciamo, anche a livello psicologico, ci siamo, diciamo, rilassati, liberati, e sono riuscite fuori le nostre qualità. Per quello dico che da quel punto di vista lì la squadra sicuramente migliorerà, anche attraverso questo tipo di partite, di esperienze. Ripeto, vedo una squadra forte, che raggiunge dei livelli di gioco eccellenti, che raggiunge dei livelli anche in fase difensiva di grandissima intensità, e dopo occorre la continuità, che talvolta non ti dà solo, diciamo, la gamba e la freschezza fisica, ti dà anche il pensiero e come ho detto prima, la capacità di gestire il momento dove non tutto fila per il verso giusto. What happened in the last game after the first 20 minutes, and later on when you were one man down, when you managed to again change your attitude to the game? Well, we started really well. We pressed them hard on their side, and we were also able to get the ball back very quickly. Then after that, we probably started dropping back too much. Then they started pressing us, and we weren't able to show our qualities. Then perhaps after we lost one man, something psychologically has changed, and we were able to play more freely as we started the game. But I think the team will improve through these games, through these sort of experience, and going to be very, very important. I see a very strong team. I see some very high-level quality football in all sectors, defensively as well. What we need now is just, again, continuity, being continuous in what we do, and what I said before about managing the difficult moments during the game. Repubblica. Ecco, quasi. Perché mister Klopp che tipo di avversario è? È un avversario difficile, è un amico, è un allenatore che ha grande esperienza, e con le sue squadre sono proprio le sue, nel senso che hanno una chiara identità, sono squadre molto dinamiche, molto aggressive in fase difensiva, che verticalizzano molto in fase d'attacco. È una squadra che ha una chiara identità sua. What sort of opponent is Klopp for you? Of course, it's a difficult opponent. He's also a friend of mine, has a lot of experience. What is good about him and the teams that he coaches have an identity. They're very dynamic, they're very strong in counter-attacks, and they really push. Buongiorno. Comincia Lorenzo. Ciao Lorenzo, ciao. A proposito del tuo ruolo, no, nuovo, io ti voglio chiedere non con chi ti trovi meglio, perché è impossibile, però ecco, il tuo modo di giocare cambia a seconda che il tuo partner d'attacco sia Dries o Arek Budik. Ecco, come cambia però il tuo modo di giocare in base al partner?